Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono PrickLogicAndre e oggi ci troviamo in un nuovo video tutorial, anche il primo, tutorial e non gameplay, non Fortnite, non FIFA, non giochi, non gameplay. Oggi non andremo a giocare perché mi si è rotta la play e il mio computer non regge bene dei giochi. Ho installato GTA 5 gratis perché c'è stato un momento che su Epic Games era gratis. Beh, sì, ma anche no. Perché? Alla fine ci girava con la grafica a zero, cioè proprio a minima. Però a volte non renderizzava il tracciato, poi non era per niente sto granché sul... veramente andava malissimo. E allora ho deciso, non giocherò gameplay qua, anche se sto installando Fortnite. Mo' è in pausa per il video. Bene, detto questo, ci ritroviamo in un tutorial, no? Questa sarà forse una miniserie, una serie grande, non lo so. Però fin quando la continuerò, diciamo che per iniziare, diciamo, le basi su YouTube, Twitch, streaming, chi più ne ha più ne metta. Cominciamo dai banner di Twitch, banner di YouTube. Credo che voi sappiate cos'è un banner, ma se non lo sapete, adesso lo andiamo a vedere subito. Se voi andate su YouTube e cercate un canale qualsiasi, e dico qualsiasi, quindi che ne so, Nico Oh My God, dico Oh My God, se lo trovo sempre perché poi non seguo pure su Twitch, non so quale sia il nome. Oppure anche gli autogol, ma sì. Vabbè, dai, facciamo prima con gli autogol. Facciamo prima con gli autogol. Come vedete, gli autogol, questo qua è il banner. Come vedete, qua ci sono tutti i social e questo qua è il banner. Però se noi andiamo per esempio nel mio canale, comunque, questo è il banner fatto con questa applicazione che adesso andiamo a vedere subito. Dunque, aprite una nuova scheda su qualsiasi computer, su qualsiasi browser e cercate Bannersnake. Link in descrizione comunque, quindi non è un problema. Cercate Bannersnake e entrate qui. Primo link, oppure entrate direttamente al link e vi troverete benissimo. Vi dovete registrare o se avete già un account dovete accedere e poi potrete creare i vostri banner. Però se il mio computer vuole collaborare mi farebbe un grandissimo piacere. Ecco, muoviti. Allora, come vedete, questo è Bannersnake. Questo è tutto il mio Bannersnake, come vedete, entrate qui e alla fine tutto bello, tutto lag. Vabbè, è andata in crea il tuo banner alla fine. Non serve altro, dovete forse accedere, non mi ricordo bene. Allora, muoviti. Se si muove, eccoci qua. Single design o design set. Ecco, design set purtroppo non si può mettere perché è a pagamento, è a premium, mentre single design si può mettere. Come vedete qua c'è scritto passo a premium e 5 su 10. Potete leggere direttamente qua oppure ve lo spiego io. 5 su 10 vuol dire che ho fatto 5 banner su 10 possibili. Su questo account potrò fare solo e il massimo 10 banner, però una volta fatti e scaricati sul computer possiamo modificare quelli vecchi e è fatto il gioco. Quindi comunque c'è scritto 10, ma se voi li sapete fare bene le cose, potrete averli all'infinito. Comunque mettiamo questo single design. Come vedete qua abbiamo i formati più popolari, i display e i social media. Questi sono i social media, come vedete, poi i print, insomma, i personal, di tutto e di più. Social media, vabbè, display e i più popolari, tipo YouTube channel cover, oppure c'è il formato personalizzato. Noi potremo andare a fare personalizzato, che si può fare, cioè possiamo mettere i nostri pixel, i nostri centimetri, insomma possiamo mettere quello che vogliamo. E dunque, che ne so, facciamo YouTube perché tanto uguale. Siccome l'evenienza, perché se tu devi mettere un banner da qualche parte o un'immagine su ogni sito c'è scritto sempre il pixel, quindi basta che andate a mettere il pixel. Qua abbiamo già quelli già fatti che io non userò, perché alla fine se tu sai farli da zero, noi ti servono quelli già fatti, ma casomai vuoi usare quelli già fatti perché ce n'è uno bello che ti piace, se tu li sai già fare, sai anche modificare quelli vecchi. L'unica cosa che c'è da sapere è che fai doppio clic si cambiano le cose e se fai un clic su una cosa puoi cambiare testo, colore, duplicarli, eliminarli e questa è l'unica cosa che dovete sapere e basta.
Però noi, come ho già detto, andiamo a crearli. Qua ci sono tutti i modelli, ma non andiamo in background, sfondo. Nello sfondo possiamo scegliere un colore, scacchi, bianco, nero, un colore normale, oppure lo scegliamo nella tavolozza, i colori recenti, i colori predefiniti. Io lo metto questo giallo qua e mi va bene, però casomai possiamo mettere anche la sfumatura, anzi mettiamo la sfumatura direttamente. Però volendo abbiamo le trame e perché no anche le immagini. Abbiamo foto di repertorio, come vedete, e si sono belli, ma oppure potete caricare una vostra immagine a vostro piacimento dal computer. Noi abbiamo già scelto e andiamo alla prossima opzione, il testo. Ecco, qui abbiamo tutti i testi. Abbiamo i testi per i giornali, per gli sconti, abbiamo i vari testi. Quello che ovviamente dovete scegliere quello che va per il caso vostro, fa il caso vostro. Io scelgo un testo normalissimo e lo allargo così si vede meglio. E lo metto quasi sopra all'esatta centro. Cambiamo il colore perché nero è bello ma lo voglio bianco. E ovviamente il mio canale si chiama Pritlogicanle, quindi attiviamo l'ombreggiatura perché è bellissima. Quindi ci andremo a chiamare Pritlogicanle con la P maiuscola. Pritlogicanle. Aspetta. Poi se vi succede questo, basta allargare questo quando la E torna lì o la qualsiasi lettera avete fatto. Dunque, abbiamo aggiunto il nostro testo. Poi, però, ovviamente così solo il testo è un po' bruttino, un po' spoglio, no? Non credete? Allora andiamo a vedere. Abbiamo gli elementi. Qua abbiamo tante cose, abbiamo i miei upload preferiti, quindi possiamo pure cercare elementi oppure uploadarli, quindi metterli, caricarli. Ma noi non ci interessa in questo momento, abbiamo sempre le foto di repertorio, ma noi andiamo nelle forme. Ecco, qui nelle forme possiamo scegliere cosa mettere, magari vogliamo mettere un quadrato qua, possiamo metterlo, nessuno ce lo impedisce. E noi andremo a mettere proprio un quadrato là, però poco più in basso la scritta che mi dà un po' fastidio. Ecco, metteremo proprio un quadrato qua. Questo colore è un po' grigio, insomma non mi piace, vabbè. Mettiamo bianchissimo e attiviamo l'ombreggiatura. Una volta fatto questo, ne voglio 4 uguali ad ogni lato, perciò lo duplichiamo. Con questo tasto magico si duplica. E li andiamo a mettere qua, perfettamente. Centro esatto, perfetto. Questo lo andiamo a spostare invece sotto, esatta metà, e ci siamo. Qui, questo diciamo lo mettiamo un po' come vogliamo. Poi abbiamo l'ultimo, ma non per importanza, e lo dovremo incastrare grazie a queste linee blu che vi dicono, diciamo come li avete messi gli altri, quindi vi diciamo orientano. E lo andiamo a mettere, ecco così va benissimo. Così. Un po' complicato. Però ci dovremmo essere. Ovviamente questa parte fuori non si vedrà. E dunque abbiamo messo così. Sì, alla fine ci sta, però ancora un poco bruttino. Perciò lo voglio ancora modificare. Abbiamo qua tutte le varie cornici, blob, però non mi interessa. Torniamo indietro. Sempre negli elementi abbiamo le icone. Ecco, io faccio solo un canale di gaming, perciò voglio vedere cosa c'è nelle icone di gaming. Come vedete abbiamo varie icone. Quelle con la stella però purtroppo non sono disponibili per l'abbonamento base, ma solo per il premium. Dunque, sono pochi. Abbiamo i loghi della PlayStation, dell'Xbox, della Wii e diciamo del computer con questa tastiera. Poi abbiamo giochi di guerra praticamente col mirino, il gioco di guida invece con il volante. Abbiamo poi gli occhiali 3D, due joystick diversi. Poi io non me ne intendo di videogiochi, quindi alla fine. Poi teniamo il fantasmino di Pac-Man e Pac-Man. Io non lo so, mi sta simpatico questo joystick, quindi metterò il joystick, insomma, come si dice. E lo mettiamo qua. Però lo voglio mettere abbastanza al centro e cambiamo pure colore. Lo mettiamo giallo. Però si deve abbinare, quindi mettiamo questo, anzi più che giallo arancione, ci sta un po' meglio. E addirittura attiviamo pure l'ombreggiatura, però con l'ombreggiatura questo arancione non ci sta più, quindi lo rimettiamo giallo. Ed ecco qua. Come vedete il nostro joystick è pronto, però solo un lato è brutto, quindi li dovremo aggiungere pure gli altri lati. Perciò mettiamo da un lato Pac-Man, bellissimo Pac-Man. Forse un po' grandicello Pac-Man in confronto al joystick, perciò lo rimpiccioliamo un pochino. Lo mettiamo all'esatta metà
e lo rendiamo giallo, proprio come Pac-Man è. Lo ombreggiamo perché l'ombreggiatura si vede meglio e lo gialliamo. Ecco qua. Però ovviamente c'è Pac-Man, mettiamo anche i fantasmini di Pac-Man, i fantasmi per l'appunto, che li mettiamo qua. Lì c'è il centro del quadrato, ma noi non dobbiamo assolutamente mettere con il centro del quadrato. Ovviamente mettiamo il colore giallo e lo ombreggiamo. E abbiamo pure il fantasmino. Rimane solo una cosa, a sto punto io direi di mettere un logo. Logo di Xbox, PlayStation. Io gioco da PlayStation, perciò dai metto la PlayStation, ma voi potete mettere ovviamente quello che volete. La PlayStation e lo sistemiamo qua. Con esetto centro da Pac-Man. Aspetta, forse poco più psico. E esatto centro da il fantasmino. Vediamo se riesco a trovare l'esatto centro di tutte e due. Forse un poco più sopra, ecco, così è la metà. Vabbè, lasciamolo così, che dire. Lo ombreggiamo e lo facciamo diventare giallo pure anch'esso. E abbiamo tutto. Però ancora sì, ci sta, ma è ancora un po' spoglio. E allora noi vogliamo aggiungere altro. E che facciamo? Essendo che c'è spazio, andiamo a mettere brand e loghi. Loghi e brand. Così però io ovviamente posso mettere anche YouTube, ma essendo che YouTube è già il banner di YouTube, mettiamo Twitch e Instagram. Però così di diversi colori non è tanto bello, allora lo mettiamo in bianco e nero che ci sta sicuramente meglio. Allora prendiamo Instagram, lo facciamo diventare un po' piccolino, non troppo però abbastanza piccolino perché poi ci deve entrare anche altro. E lo mettiamo qui, sotto le due T. Sotto la I e la T anzi. E abbiamo anche Twitch, mettiamo anche Twitch. Ancora un po' piccolino, ancora un po'. Ecco qua Twitch. E lo mettiamo qua. Allora, Twitch lo voglio un po' più vicino a Instagram perché così, cioè, lo spazio ovviamente è limitato, quindi cerco di e mettiamo i testi, come mi chiamo su una piattaforma e sull'altra. Quindi mettiamo due testi ugualissimi e ne mettiamo uno qui e l'altro qui su Instagram e sono due testi identici. E che dire? Cambiamo il nome su Twitch, seguitemi su Twitch innanzitutto, mi chiamo Plittro Gigante come vedete, come vi scrivo in questo preciso momento, cosa che mi ha saltato la I. Logicande e lo allarghiamo un po' questa scritta perché sennò la viene fuori, viene sotto ed è bruttina. Mentre su Instagram c'è comunque, e metterò il link in descrizione, però comunque mi chiamo Giovanno1287, quindi seguitemi anche su Instagram, mi raccomando. E mi ha saltato pure il 2, adesso non più. E quindi abbiamo qua la P deve essere con la G e ci siamo. Però allora io direi che già ci sta, però io voglio aggiungere qualcos'altro, un button. Posso mettere subscribe sicuro e lo mettiamo subito, però purtroppo like a pagamento. Però questa cosa non è tanto, cioè non ci andiamo tanto a perdere noi, perché tanto le scritte si possono cambiare e quindi non andiamo a perdere praticamente niente, anche se non si può cambiare. Tanto lo duplichiamo questo e lo mettiamo sotto. Adesso vi farò vedere perché il like a pagamento non serve, perché se tu devi mettere tutto a pagamento, se no è inutile, non avrebbe per niente senso, anzi, perché uno che modifica se lo fa da solo il like, quindi non ha senso, sinceramente. Vabbè, comunque subscribe, qui siamo in Italia, anche se subscribe la maggior parte delle persone lo capiscono, io voglio mettere iscriviti al posto che subscribe. Una volta che vado a cambiare la scritta diventa molto più piccola e questa cosa a noi non ci piace, perciò schiacciamo su questo button, innanzitutto voglio un po' più sopra, ok, schiacciamo sul button e abbiamo testo e portiamo il testo a 96, che va benissimo secondo me. In più poi un tasto iscriviti blu quasi viola non si è mai visto, perciò possiamo andare su, diciamo, qui sulla sfumatura e andiamo a cambiare
non inverti i colori però. Non lo so fare, lo facciamo direttamente tutto rosso e facciamo prima. Selezioniamo il rosso e c'è iscriviti. Sotto c'è ancora subscribe. Se noi facciamo doppio clic possiamo scrivere like. E quindi abbiamo comunque questo like. Un po' diverso, ma ce l'abbiamo lo stesso. È ancora piccolo, quindi lo mettiamo a 96 perché le cose vanno fatte bene. E dunque questo è il nostro banner di YouTube. Secondo me è fatto un ottimo lavoro. E dunque si salva. Qui si salva, comunque qua si può tornare indietro, avanti e c'è anche il righello. Qui invece abbiamo i livelli, cioè tutte le cose scritte, abbiamo i testi, le varie forme, le varie icone, abbiamo tutto, insomma, i vari loghi, tutto abbiamo. Comunque andiamo a salvare qua, una volta salvato diamo un nome al banner e chiamo ban 12 87 98 a caso e mettiamo salva. Una volta salvato il progetto vi porterà alla pagina dove ci sono tutti i progetti e che dire, siamo qui. Questo è il nostro coso. Se tu schiacciamo qui JPG, almeno io lo schiaccio come JPG, preparazione del download in corso e poi una volta finito, come vedete qui esce il download. Su Chrome esce qui, su Firefox esce qui, ma insomma ogni sito cambia però. Se usate quel sito credo che sapete dove si scarica. Una volta scaricato basta entrare nella cartella e avrete la vostra immagine. Una volta fatto questo, noi potremo andare a modificarlo e magari cambiare tutto, cioè vogliamo adesso fare un'altra cosa, quindi lo ridimensioniamo. E che ne so, adesso ho fatto YouTube, mi serve un Instagram post, lo ridimensioniamo. Ovviamente così viene brutto, però se poi in confronto al post voi cambiate. E beh, che dire, raga.